Vi chiedo un grandissimo applauso per il sensei Tetsuo Hara. Abbiamo oggi una grande fortuna perché non solo potremo ascoltare il maestro, ma potremo vederlo disegnare. Allora, voglio lasciare a Paolo l'onore di iniziare, di aprire le danze con la prima domanda. Con la prima domanda. Allora, Sensei, la sua arte è famosa in tutto il mondo. Da artista mi vengono i brividi al pensiero di questo. La voglia di disegnare e di raccontare di una sola persona nascono su un tavolo da disegno, in solitudine e poi, all'improvviso, succede che decine, centinaia, migliaia e infine milioni di persone si immergono nei suoi disegni e nella sua arte. Quegli stessi disegni diventano il riferimento di altri artisti, ma soprattutto sono la magia che fa volare tutti coloro che leggono e hanno letto i suoi manga, tutto nato su un piccolo tavolo da disegno. Io trovo questo incredibilmente romantico e potente allo stesso tempo. Sensei, cosa prova il pensiero di questo? Saluti magari. そうですね。確かに本当一人で机で向かってもう最初は学習机みたいな部屋は4畳半で、そのところで始めたんですけども、でもやっぱりなんかこうなんていうんですかね、僕も家にこもって絵を描くのが好きだったので、そこからこう世界にとは思ってなかったですけども、みんなが読んだ人が、少年ジャンプとかで、乗ったらみんなどう思うかなみたいなことを考えながらこう楽しませたいなっていうアクションとかいろいろアイディアとかをこうなんかこっそりこそ考えてなんかワクワクするタイプなんで、これ見たらみんな驚くんじゃないかなみたいな、ことが好きで、そういうような仕込むのが好きで書いてたんですけど、それがイタリアの皆さんとか届いてたっていうのが本当信じられなくて、で今日こんなに皆さん来ていただいてるんで届いてるんだっていうのは今感じてるぐらいです。はい、普段は本当に一人でやってて部屋にこもってるんで全然そういうイメージはなかったです。Beh, non è che io abbia mai veramente realizzato il fatto che le mie opere erano famose comunque nel mondo, perché comunque io ho sempre iniziato a fare i miei disegni in una piccola stanza, su una piccola scrivania, e il fatto che io sia riuscito comunque tramite Shonen Jump, che è la rivista su cui Hokuto no Ken era serializzato, ad arrivare comunque ai lettori giapponesi, a farli divertire, a impressionarli con i miei lavori, con le mie pagine, con le scene d'azione. È stato un qualcosa che mi ha divertito. Volevo sorprendere, volevo che i lettori si divertissero leggendo le mie opere, e se devo essere sincero non mi sarei mai aspettato comunque tutta questa reazione all'estero, e soprattutto adesso che sono in Italia non mi sarei mai aspettato comunque di vedere tutte queste persone oggi qui riunite, e sto realizzando anche in questo preciso istante che Hokuto no Ken, che comunque la mia opera è amata anche da voi, quindi grazie veramente. Fortunati oggi qui presenti, sono solo una piccola rappresentanza in realtà dei fan italiani che sono letteralmente impazziti quando hanno avuto la notizia della sua presenza qui a Lucca. Che effetto le ha fatto appunto l'accoglienza così calorosa da parte degli appassionati italiani?
みんな参加したかったですけれども、先生はやっぱりここに来て初めてファンたちに会えてこういう感想をどうしてました？そうですね、イタリアの皆さんが本当に温かくて、来る前からルッカのとか社長さんとか、皆さんの様子も、インスタグラムとかでストーリーとかでちょっと拝見してたんですけど、すごいなんか本当に盛り上がってるのかなみたいな全然信用してなかったんですけども、なんか嬉しくとても感動しておりますね。はい、ありがとうございます。Prima di venire qui ho avuto l'opportunità comunque di avere dei piccoli incontri con... aspetta, Tanaka-san. Dei piccoli incontri con i rappresentanti di Lucca. Dei piccoli incontri con i rappresentanti di Lucca e delle cene comunque con Emanuele, con il direttore generale del Lucca Comics e anche con me, perché io lavoro alla Comics, con lui ho sempre detto guardi Sensei, il suo lavoro è famosissimo in Italia, non si deve preoccupare, lui aveva sempre che tiene la paura, ma veramente ci saranno fan, veramente ci saranno persone che sono interessate alla mia opera. E invece sono arrivato qui e ancora di nuovo tramite il vostro calore, il calore di tutti gli italiani, sono veramente felice e sono veramente felice di essere qui. Sono felice. Sono felice. そのオノラート。Che facciamo? Può iniziare a disegnare se volete? Moshiよかったら、はい、お願いします。はい。じゃあ、先生は書きながらもしよかったらちょっとはいはいはいはいですけど。ケンシロウでいいわけですか。Vi va bene Kenshiro? Voi che dite? はいって言ってね。Kenshiro で。Kenshiro. No. そう先生。レイ。いや、ケンシロウでいいです。ケンシロウでいいです。いけないみんなバラバラのリクエストだから、はい、ケンシロウで。はい。Per piacere, Kenshiro, iniziamo con... Già, vuoi? Allora, altra domanda. Sensei, quali sono stati gli artisti che l'hanno folgorata all'inizio della sua carriera? Sensei... 一番最初はやっぱり赤塚不二夫先生ですかね、とかタイガーマスクとか、が最初のインパクトを受けたですけどね。I primi autori da cui sono stato influenzato sono Akatsuka Fujio Sensei del duo dei creatori di Doraemon praticamente, e poi anche il manga di Tiger Mask, l'uomo tigre. Proprio ho letto in un'intervista che il sensei ha deciso di diventare un mangaka quando aveva 9 anni, proprio leggendo Tiger Mask. E volevo chiedere, è per questo che i suoi primi manga erano di carattere sportivo, legati al pugilato e al motocross?そうですね、やっぱり筋肉とかプロレスラーの人とかの状態が、なんていうんですか、格闘のシーンとかその裸で戦うみたいなのがなんかすごいこうインパクトがあって、で自分も描きたいなって、僕もなんか自分がやるっていうよりは絵に描きたいなって思うタイプで、かっこいい人がいるとやっぱりそのSì,
Assolutamente, e il fatto che comunque ci fossero questo manga Tiger Mask che appunto era basato sul pro wrestling professionale giapponese mi ha fatto venire una gran voglia, comunque un grande interesse nei corpi umani, nelle fisionomie, nei corpi maschili in generale, e più che spingermi a praticare io stesso quello sport volevo disegnarlo, quindi è per questo che ho iniziato a fare dei manga all'inizio come sul boxing o comunque su qualcosa che lasciasse scoperta la parte superiore del corpo. Ne ho un'altra io. Il successo arriva travolgente con Hokuto no Ken, la storia di Hokuto no Ken che i fan conoscono e che Nobuhiko Orie, l'editor che lavora con il sensei, prende l'idea iniziale del sensei di un manga sul combattimento e lo fonde con quest'idea dei punti di pressione che trova in un libro usato nel quartiere delle librerie di Tokyo, Jimbocho. Volevo chiedere al sensei cosa ha pensato la prima volta che Orie ha proposto, San ha proposto quest'idea. 下の外れかこれ1枚あこれそうかアイデアそうですねちょうど連載をその時鉄のドン・キホーテっていうのを21歳の時に書いてたんですけども連載2回目で終了になるっていうのを知らなくて人気がなくてでその6回目まで書いてる時に今の社長の堀江さんに人間が飛行をついたら人間が爆発するのってどうみたいなこと言われて僕は怒ったっていうことはありますけどね。Sì, dopo i primi 2 capitoli del mio manga iniziale Tetsuno Don Quixote, che è il Don Quixote d'acciaio, di ferro, mi è stato comunicato che la serie si sarebbe conclusa al 6° capitolo. In quel momento comunque di disperazione è arrivato Nobuhiko Orie, il mio editor dell'epoca, che mi ha detto: ma che ne pensi di un manga di un protagonista che fa esplodere le persone premendo i loro punti di pressione? Ho pensato: ma come ci è arrivata quest'idea? あんまり受けてる Nessuno fa una lezione, dice il sensei. Quali sono i personaggi di cui il sensei è più orgoglioso in termini di design? Io ho sempre amato il personaggio di Jaki, che è cattivo e vile quanto vuoi, c'è questo design bellissimo.そうですね、全部大切なキャラクターで、命がけで考えてるんで、その一人だけっていうのはないんですけど、基本的にはケンシロウがメインでケンシロウを引き立たせるためにこういろいろ他のキャラクターも負けない感じにしないといけないっていうのがありますね。Non c'è un personaggio in particolare, ovviamente essendo Kenshiro il protagonista e avendo riversato in lui la maggior parte delle attenzioni, ogni volta bisognava creare dei personaggi che non facessero sfigurare il protagonista, quindi dedicavo moltissimo tempo nonostante fossero dei personaggi che uscivano poco nelle pagine. Domanda successiva. Sensei, quanto si è divertito a prendere per riferimento dei vari personaggi del manga di Ken i protagonisti di film, dello sport o della musica?そうですね、僕子供の頃からかっこいい俳優さんとかなんだろう顔を描くのが好きで、似顔絵っていうのかな、なんかよく描いてましてなんだろうな、漫画
家になりたいなとは思ったんですけど、その話を作ることができないなと思って、ただそのかっこいい人とか好きな俳優さんの絵は描きたいなっていうのがあって、もともとそういうのがもやあったんですけども、その僕の師匠ではある小池和夫先生が漫画キャラクターであるっていうことを教えていただきまして、でキャラクターだったら僕できるかなと思って、そことでつながったっていうか、俳優さんを描くとかっていう、俳優さんをモデルにするとか実在の人物、やっぱこうただの紙に描いた黒で描いた絵なんで、やっぱこうただの絵になっちゃうんですよ。ただ描いたものになるんですよ。ただその実際のモデルがいると結構魂が宿ってくるっていうか、そういうなんていうんですかね、不思議とこう絵がに魂が本当にここに人間がいるような感じになってくるっていうのがあって、モデルに使うとこう、最初は1人とか2人とかを合わせてその人のいいところ、魅力的なところを入れていくっていう、僕の好きなところを集大成が絵になっているっていう感じが。Fin da piccolo mi sono sempre divertito a fare dei ritratti dei miei attori preferiti, perché comunque era un buon modo per esercitarmi nel disegno. Successivamente, quando in poi sono stato istruito all'arte del manga dal mio senpai Koike Kazuhiko Sensei, che è il creatore di Lone Wolf and Cub, lo scriptwriter di Lone Wolf and Cub o Crying Freeman, e mi ha detto che un buon manga risiede nei personaggi. Se tu riesci a far funzionare i personaggi, il manga continua da sé in qualche modo. E in quel momento ho capito che potevo utilizzare la mia passione, che comunque ho sempre avuto da piccolo, del ricreare le facce dei personaggi, degli attori che mi piacevano, e potevo utilizzarli anche nei miei manga per riuscire a dare un aspetto più realistico alla mia opera, perché il maestro qui ci teneva anche a dire che se ad esempio lui adesso sta facendo un disegno, uno stupendo disegno di Kenshiro, però è semplicemente un disegno, diciamo, in 2D in qualche modo, giusto? Se però si usano delle reference come dei visi, delle espressioni, delle angolature diverse di attori in carne e ossa, comunque di persone, si riesce a far vivere anche le minime sfumature di quel carattere, di quelle personalità, e quindi a inserire e infondere l'anima nei personaggi. Un applauso. Un forte applauso. Chiedo scusa per la voce che mi ha abbandonato nel momento più sbagliato dell'anno per l'emozione. Volevo chiedere al Sensei, in questi giorni il pubblico di Lucca ha la grande fortuna di poter vedere dal vivo, nella mostra dedicata al Sensei Hara qui a Lucca, la tela Il Salvatore nell'Arena, che il Sensei ha deciso di realizzare appositamente per questa occasione e di dedicare all'Italia. Volevo chiedere al Sensei com'è nata l'idea di questo progetto. È colpa mia, grazie a me, ho detto io. Facciamo un applauso per Enrico. 日本に来てくださいまして、僕の会社のコアミックスに、応募っていうのなんていうの、入社試験を受けていただいて、で1回落とされてるらしいんですでだけど僕の知り合いのつてでエンリコさんっていう人がいるっていうお話が回ってきて、それで社長に紹介してで入ったっていううちの会社に入ったっていうで、そのぐらいこうエンリコさんの情熱がやっぱりそのずっと僕なんかには伝わってまして、でイタリアにいつか来てくださいっていうのもあったし、そのイタリアの人にそのファンの人そんなにいるのかなっていうのはちょっと半信半疑でしたけども、でもこのおかげで今日は皆さんにお会いできているので
本当エンリコのおかげで感謝しております。 Scusate, ho un'emozione fantastica perché adesso non so perché la risposta è diventata tutta su di me, però adesso vi vorrei spiegare un attimo il contesto perché il sensei l'ha spiegato che io sono entrato nella Coamix a lavorare con loro, più e più volte ho mandato il mio curriculum, sono stato rifiutato più e più volte, però alla fine sono riuscito a entrare e quindi anche da quello ho capito la passione degli italiani, ecco. E quando abbiamo ricevuto da parte di Panini l'opportunità comunque di venire in Italia da parte di Lucca Comics, anche io, ovviamente io sono stato il portavoce comunque di questo progetto al Sensei e proprio come abbiamo detto prima lui comunque non era così sicuro che effettivamente ci potesse essere un riscontro tale di pubblico e quindi mi fa strano tradurlo, però il Sensei ha appena detto che è tutto merito mio, quindi grazie. Non mi fate piangere troppo Enrico, sennò poi non possiamo andare avanti. Se traduco io è un disastro. Allora, Se lo abbiamo ogni giorno. La casella è di te. いや俺も泣きそう。 Anche lui si emoziona un pochettino. Grazie. altra domanda. Vedendo tutte le opere presenti nella mostra, trovo affascinante scoprire da vicino il metodo con cui lei utilizza i tratteggi per definire i movimenti dei corpi, le espressioni e tutto il resto. Mani, braccia e colpi si moltiplicano nello spazio per restituirci la possente onda del colpo che arriva trasportato dall'aria e dai tratteggi minuziosi e feroci. Sensei, può spiegarci come fin dall'inizio ha trattato queste difficoltà esecutive e quali strumenti usa più spesso? Pennelli, chine, pennarelli e altro?ツールはそんな大したものは使ってなくて、まあでも高校の時によく画材屋さんに行ってまして、なんだっけな、トゥーとかっていうとか世界堂とかいうのがあって、そこでよく画材とかいい紙がないかなとか、まあ紙がやっぱりなかなかいい画用紙とか剣都紙とか上筆紙とか、まあ、漫画家さんいろんな紙で描かれてるんですけど、自分に合うこれ結構こう削るように描くようなペンでもともとはG ペンでねこう描くタイプなんで、まあ本当漫画入門とか見てやったぐらいでそんな大した道具は使ってないんですけどね。はい。Ma non è che ci sono dei materiali, comunque degli oggetti che ho usato in particolare. サインとかいるのかな。サインいいですか？はい。いります。はい。北斗の拳って書く。北斗の拳で書いていただければ。アートにするとか飾るやつ。飾るやつです。Ragazzi, ma che splendore è, scusate. Adesso no, vi volevo spiegare, aveva chiesto... aveva chiesto se ci doveva mettere la firma, se ci doveva scrivere Hokuto no Ken, comunque abbiamo definito un attimo il balance del disegno. Comunque per rispondere alla domanda, non ha utilizzato qualcosa di particolare comunque per riuscire a esprimere quei momenti. Lui comunque è andato molto spesso, non so se siete mai stati in Giappone, ma penso sì, Sekaido, che è tipo una grande catena di diciamo cartolerie in qualche modo, perfetto, giapponese, e utilizzava le G-Pen, che è il tipico pennino giapponese. Una cosa che ho voluto
fare molto, e soprattutto all'inizio che facevo molto, era utilizzare un tipo di carta che mi permetteva quasi di incidere con il G-Pen sulla carta per riuscire a imprimere più vigore all'interno del disegno. Però non è che io abbia mai fatto troppo caso a queste per riuscire ad esempio ad esprimere quel particolare l'aura dei personaggi, non ho mai fatto caso a queste cose. Anche più vigore ai colpi. I colpi, esatto. Lasciatemi dire che è bello avere Paolo qui perché un artista può fare domande di un certo tipo che io non avrei mai potuto fare. Volevo chiedere al sensei, Hokuto no Ken è nata negli anni '80, se fosse nato oggi invece, quali personaggi dell'immaginario pop gli sarebbe piaciuto inserire nella sua opera?年を取ってじじいになったせいかなんかそのあんまかっこいいと思える人なんかその憧れの気持ちがなくなっちゃっててちょっと困ってはいますですけど、ただまあなんだろう、日本のなんだろう、若いスターたちが結構すごい魅力的だなとかって思うこと多いですね。あとイタリアの人の顔が好きですね。なんかすごくこう絵になるっていうか、スターロンとかもそうですけど、ボディーガードできてるシモーネさんもね、なんかシルベスタ・スタローンみたいなんですよ。顔が笑うとすごいかっこよくて、だからすごい魅力、だからそういう人がこう皆さんとか見てると絵になるなと思って描きたいな。こう皆さんすごいかっこいいですよね。顔が。絵にしたいなって思いました。今はそういう方がスターっていうよりもなんかもう普通にその辺に歩いてる人の方がすごかったりするからそれは描きたいと思って。Ma essendo un po' andato in là con l'età, non è che io stia seguendo più di tanto gli attori del momento, però devo ammettere che comunque gli attori giapponesi giovani sono abbastanza d'impatto, comunque hanno una presenza scenica forte. Però se devo essere sincero mi sono ritrovato a pensare che mi piacciono tantissimo le facce degli italiani. Qui aggiungo una piccola nota perché comunque, come voi sapete, Sylvester Stallone è di origini italiane, oppure c'è Robert De Niro, eccetera. Il sensei li ha sempre utilizzati come riferimento. E, ad esempio la nostra guardia del corpo, che se vuoi puoi venire sul palco un secondo, che così almeno il sensei ti ha nominato, dice il sensei ha detto che assomiglia molto a Sylvester Stallone, quindi Simone Sylvester Stallone grazie. O anche Paolo Barbieri, ma comunque tutte le persone che vedi in giro potrebbero diventare dei personaggi del suo manga, quindi adesso non ho più questa voglia di andare a ricercare la persona famosa, ma le persone in giro, forse possiamo anche dire Luca è la sua ispirazione adesso al momento. Dopo l'enorme successo di Hokuto no Ken, il sensei si è dedicato ad altri progetti. Uno di questi aveva un'ambientazione completamente diversa, il cyberpunk di Cyber Blue, opera che tra l'altro in Italia è molto amata, ricordata con affetto proprio perché è arrivata dopo la pubblicazione di Hokuto no Ken. Come è stato, volevo chiedere al sensei, passare dalle ambientazioni post-apocalittiche di Hokuto no Ken a quelle di carattere prettamente cyberpunk di Cyber Blue.本当はもう北斗の拳しか描きたいものがなくて、もうそれでやめようと思ってたんです、だけどうちの社長に勧められたのと、あと、タックスが高いって
日本の税金が高いので8割9割取られるんですよ。で昔僕のイメージだと一発当たったら一生食っていけるみたいなイメージだったんですけど、食っていけなかったんですよ。それでもう書くことないんだけどやろうってなったらもう一応北斗の拳も一応近未来ものとして書いてたんですよ。それ以上未来となるとちょっと遠いじゃないですか。だから一応それ以上未来でやってみたらちょっと大変だったっていうことでしかも人気がちょっと取れなかったのでやめることになりましたね。その話だっけ？それでいいんだっけ？そうですね。なんでその舞台にしたのかっていう。舞台だからそれで要するに北斗の世界よりももうちょっと近未来にしなきゃいけないって思ったちゃったんですよね、一瞬。それがそれで設定をなんとか見つけたっていう感じなんですけど、そのやっぱりちょっと北斗の世界が僕一番描きたい世界だってそれ以上の世界っていうのはやっぱりちょっと乗り切れてなかったのかなっていうのはちょっと今は後で思うことありますけど。Dopo che è finito Hokuto no Ken, ad essere sincero io mi volevo fermare, non volevo più continuare, solamente che il mio editor, il nostro presidente del momento, Nobuo Ikorie, mi ha fatto presente che dovevo pagare le tasse, quindi che sono molto costose in Giappone e all'epoca comunque del sensei non c'era comunque quest'idea che se si riusciva a fare una buona opera comunque si riusciva ad andare avanti per sempre tramite gli introiti di quello, però non è andata proprio così per Hokuto no Ken. 連載がね終わってしばらく休めると思うじゃないですか。大ヒット出したんだね、ちょっと1年ぐらい休もうかなって思うじゃないですか。お金も入ったし。それが3ヶ月後だったんですよ。3ヶ月でやれって言われたんですよ。それもちょっとe ha appena aggiunto che vabbè, uno poi si aspetta che comunque quando uno fa un'opera che vabbè, diciamolo pure che è stato un grande successo come Hokuto no Ken, uno si aspetta che possa prendere un po' di pausa, giusto? Invece no, dopo gli ha dato una deadline tipo che tra 3 mesi tu devi iniziare una nuova serie, quindi non battere la fiacca, insomma, gli ha detto Nobuo Ikorie. E per rispondere alla tua domanda del perché del setting, cioè io voglio veramente, quello che voglio disegnare sempre è Hokuto no Ken. Mi piace l'ambientazione, mi piacciono i personaggi, è un'opera che amo. Però Hokuto no Ken per me è comunque un'opera che era ambientata in un futuro prossimo, anche se adesso è un pochettino del passato per i lettori moderni. E quindi bisognava fare un qualcosa che era ancora più in là, ancora più nel futuro, e quindi ho fatto quest'opera Cyberlook, era ambientata in un futuro cyberpunk, però non sono mai riuscito a entrare così in contatto con quel setting come lo sono stato con Hokuto no Ken. Intanto io sto curiosando, è affascinante come il maestro utilizzi il pennarello come un pennello perché l'ha spremuto su un foglio facendo colare la china e da lì lo attinge andando poi a fare, vedete sullo schermo, i capelli di Ken. Allora, successiva domanda. Grazie ai manga e agli anime, le tradizioni e la mitologia giapponese hanno affascinato milioni di persone nel mondo. I samurai, i kami, gli yokai, eccetera, e tanto altro sono diventati familiari a tutti noi. E tra l'altro gran parte del turismo che oggi invade pacificamente il Giappone è legato a tutto questo. Sensei, con Keiji, scusate che qua ho 2 fogli, con Keiji la sua arte fa risplendere la storia e il passato del paese del sollevante. Quali sono state le sfide maggiori nel realizzare questo manga?
そうですね、未来がもうダメだってなって、で現代もやっぱその筋肉がちょっとスーツが似合わないとか、なんかシュワルツェネッガーみたいな感じ、シュワルツェネッガーさんが若い時スーツが似合わなかったみたいな感じ、結構でかかった、そうがあって、で結局時代劇ですと和洋折衷で衣装が結構虎の毛皮とか動物の毛皮とか使えるんで、ちょっとワイルド感が出せるっていうことで、昔のやっぱりその日本の時代劇ってちょっと江戸時代のイメージが強くて、おしろいとか塗ったりとか酒焼き入れたりとか紙紐着たりとかあんま好きじゃなかったんですよね、そういうのが。だから僕なりにその時代劇じゃあどうしようかなと思った時に、洋風アレンジをしたらいいんじゃないかなと思って和洋折衷をで和洋を強めにしてみたっていうのがありますね。Dopo aver provato, dopo Hokuto no Ken, che era un'opera nel passato prossimo, Cyber Blue nel passato molto prossimo, sì, scusate, nel futuro, quindi Hokuto no Ken nel futuro molto prossimo, molto prossimo invece Cyber Blue, mi sono ritrovato a pensare che forse la prossima opera che dovevo creare era un'opera ambientata nel passato giapponese. Solamente che soprattutto perché se fosse stato ambientato nel presente, senza detto, non so se vi ricordate Schwarzenegger i primi tempi quando andava tipo ai talk show, che aveva questi enormi vestiti che non gli stavano per niente bene perché erano troppo grandi, e quindi ha detto non potrò mai creare un qualcosa di interessante se faccio mettere tipo un vestito elegante al mio personaggio. Ho detto lasciamo perdere il presente, andiamo nel passato, e anche in quel caso nell'epoca Edo c'erano comunque dei dettami di stile, no? Un tipico modo di vestire, un tipico modo di portare i capelli, e neanche quello gli piaceva, e ha detto invece che voleva provare a unire lo stile occidentale con quello giapponese, dando comunque soprattutto allo stile occidentale, riuscire a inserire degli elementi occidalizzanti, qualcosa che comunque era distopico in quell'ambiente del passato giapponese, come ad esempio le pellicce sopra i vestiti dei samurai, o un modo particolare di portare i kimono, o comunque un qualcosa che non si era mai visto, e quindi ha detto che voleva provare a creare un qualcosa del genere. Anano Keiji, dirige il Magnifico, è una delle opere storiche a cui il maestro si è dedicato nella sua carriera e a cui si faceva riferimento prima. Mi viene in mente anche quella dedicata a Tokugawa Ieyasu dello shogunato Tokugawa. Volevo chiedere al sensei che tipo di complessità presenta un manga storico in termini di ricerca per le armature, i costumi.そうですね、当時はやっぱり書籍が結構いっぱいあったのと、あとその小説の原作になった笠慶一郎先生のがお亡くなりになった後に遺族の方からその資料で先生が使ってた大事な大きなこの何屏風図だっけ、屏風の絵がね収録されたやつがあるんですよ。あれなんていうんですか、ちょっと忘れちゃってる。そうそれをちょっと参考にしたりとか、それで歌舞伎ものとか、ああいうちょっと出てるんですよ、イラストですけど、でイラストとあとその全部出てる資料は全部買って、当時はね全部資料買わないといけないんで全部買いあさって集めるだけ集めました。日本で集まるものは。Sì, all'epoca comunque c'erano non tantissimi
documentazioni che potevano parlare di quelle cose, però ecco, un qualcosa che mi ha sicuramente aiutato molto è stato tutti i documenti che ha lasciato il compianto Keiichiro Ryu Sensei, che è l'autore del romanzo su cui è stato basato Hanano Keiji, e anche altre opere postume che sono state sempre create dal Sensei. Soprattutto ho utilizzato quelle documentazioni in cui c'erano scritti, ad esempio questa parola chiave che poi mi è servita molto per Hanano Keiji, che è Kabukimono, e insieme anche a delle illustrazioni. Kabukimono letteralmente gli ideogrammi significano colui che tende all'eccentrico, stravagante, all'eccentrico, perché comunque erano delle persone che andavano controcorrente, che si potrebbero definire i delinquenti di oggi. E quindi per quanto non ci fossero delle documentazioni mi sono basato su tutto quello che riuscivo a trovare, tutto quello che i miei assistenti, che il mio editore riusciva a portarmi, e poi ho riarrangiato in maniera originale. Va bene come tempi oppure sta andando troppo lento? Dai, Allora, dice che è veramente sono dei fogli buonissimi, quindi deve impegnarsi molto per riuscire a disegnarci sopra. Vai. Sensei, quanto è legato alla tradizione e alla storia giapponese, e se c'è qualche evento dei secoli scorsi che lei avrebbe voluto o vorrebbe rappresentare?そうですね、僕日本の歴史とかにはそんなに興味なかったのでまあ書きながら勉強したって感じですね、はい、でだんだんある程度人気も維持できてたので僕と以外でやるんだったらもう時代劇のやっぱり実際の人物がいらっしゃるじゃないですか、歴史上の人物が、だからそれだったらできるかなと思って書いてたんですけど、あれ何の人だっけ？これで大丈夫。大丈夫。それで手が止まっちゃういいですか？Allora sì, praticamente scusa, qual è la domanda? Ah sì, non si è mai effettivamente appassionato, non è mai stato molto interessato alla storia giapponese. Quello che è riuscito a ricreare nel manga è un qualcosa che lui ha fatto semplicemente, che mentre lo disegnava imparava quello che andava facendo, e poi ha capito che effettivamente, proprio come per gli attori, che sono delle persone che esistono, e lui riesce a riportare sul manga, sulle pagine di Hokuto no Ken, è riuscito con i vari attori che ho utilizzato come riferimento, anche per Hanano Keiji e comunque per le opere in costume, è riuscito a utilizzare e a usare comunque delle reference di personaggi realmente esistenti. Maeda Keiji ad esempio è un samurai veramente esistito, e tramite quello è riuscito poi ad andare avanti con la storia in maniera originale. Scusate, è che sia io che lui ci siamo un pochettino troppo fissati sul disegno, perché non sa bene se è riuscito a rispondere. Si è un pochettino fissato sul disegno. Ma volete magari lo lasciamo un attimo fare, poi voi guidate? Penso che al nostro pubblico non dispiace affatto. Esatto. Se posso dire una cosa,
Sono stati giorni di grande commozione questi per me e per tutti noi, per i motivi che immaginate, ma voi pensate a voi stessi ragazzini che scoprite Hokuto no Ken? Avreste mai immaginato che un giorno avreste visto il sensei disegnarlo davanti ai vostri occhi? Per me è una cosa di cui ancora non mi capacito, per quanto è bello. Che tra l'altro è una curiosità che aggiungo adesso, a parte sono affascinato come sta realizzando i capelli, perché da disegnatore, illustratore non è facile improvvisare, tra virgolette, neri e riflessi bianchi. E guardate che movimento che sta dando la chioma di Ken. Tra l'altro, io stesso quando leggevo il manga ero sì affascinato dalla storia, dalla potenza, ma anche da quei capelli. Addirittura una volta credo di aver portato il manga dal barbiere chiedendogli ma riuscite a farmi questa pettinatura? Mi ha detto no, guarda, hai i capelli troppo lisci. Però accidenti, come ha detto Alessandro, sta nascendo Ken davanti ai vostri occhi. Lo facciamo un altro applauso. Poi aggiungo un'altra curiosità, io frequento le palestre in maniera molto alterna da diversi anni e all'epoca tantissimi personaggi che avevano palestre mi dicevano ma da quando c'è quell'anime, quel manga, io vedo un aumento degli iscritti. Quindi è per questo che sei in forma, diciamo. Più o meno, non come la guardia del corpo. No? Shimone-san no yoniじゃないんですけれども。Simoneさんちょっとねストロングで Simone è troppo forte. Io sono un po' in miniatura. ちっちゃいバージョンです。Simone-san no. いやでもクールでかっこいいです。 Però sei veramente, sei un figo. Dice che stai... Mai, ecco, mai, citando delle parole famose, avrei immaginato una cosa del genere ed è meraviglioso. E tra l'altro il maestro sta continuando poi con questo pennarello che, ripeto, lo sta usando un po' come pennarello e come pennello. Fude penna. Sì, a creare proprio questi capelli, dando anche il senso, oltre delle masse, dei volumi, anche quasi del vento, dell'aria che scompiglia questa pettinatura. E poi guardate lo sguardo ovviamente di Ken che fissa, e poi vedendo tra l'altro si vede, io ho la fortuna di essere qui e vedo il foglio dove chiaramente con i riflessi si vedono anche le parti ancora un po' umide della china, mentre invece lo schermo, che è un pochino più contrastato, forse si avvicina di più a quello che sarebbe la stampa finale del fumetto e effettivamente sembra tratto da un manga e questo è un impatto meraviglioso. Si scusa se ci sta mettendo troppo tempo, però adesso finisce, dice. Io direi che può metterci tutto il tempo che vuole. Non serve a prendere mai Lo dico sottovoce. 編集者にしてくださいっていつもノロノロやってるもんで No, perché i miei editor mi dicono sempre devi sbrigare, quindi lui si sente come in dovere di scusarsi comunque se vi sta facendo aspettare. Io volevo solo dire che al barbiere non glielo posso dire di farmi i capelli come il guerriero, ma non facciamo battute, grazie. No, però se posso aggiungere un qualcosa, comunque io, stando con il sensei tutti i giorni, fortunatamente, passandoci il tempo anche a cena, lui è veramente sorpreso. Guarda, non è che l'ho tradotto io prima per fare una cosa bonaria, comunque per riuscire a essere, come si dice, farvi
per strappare un applauso facile. Veramente lui è sorpreso dalla passione degli italiani, è sorpreso dai tanti cosplay di Kenshiro che vede in giro. Dalle persone che si sono tatuate le 7 Si è cicatrici fatto ieri una foto con uno di quelli, con il tuo amico Michelangelo, penso sì. E no, sì, è comunque veramente sorpreso di tutto l'amore e l'affetto che gli stiamo riversando, quindi continuiamo così. e siamo felici, vero? Vai, Paolo. Vado io? Io mi ricordo quando ero un po' piccoletto che vedevo sulla TV italiana, negli spettacoli domenicali, mi ricordo questi fumettisti che sulle lavagne disegnavano i loro personaggi. E il pubblico era completamente silenzioso, usavano matite e pennarelli e avevano i microfoni molto vicino a queste lavagne e io sentivo nitidamente anche dalla televisione il rumore del pennarello o delle matite sul foglio. Forse per questo che l'ho sempre trovato anche molto affascinante. E ora che sono appunto piuttosto vicino a Sensei che sta disegnando, sento lievemente questi rumori, no? Per cui mi sento un po' proiettato in quei tempi quando quel bambino che ero io vedeva appunto questi maestri in TV e poi, come diceva Alessandro prima, chi mai avrebbe immaginato, no, dopo tanti anni da noi piccoli, di poter anche assistere poi alla nascita, alla creazione di un personaggio che effettivamente per noi è diventato epocale, è diventato un qualcosa che va veramente oltre il fumetto, anche la televisione, è diventato quasi un modo di dire, anche il famoso watabi di Kenshiro quando si arrabbia o quando spaccava. Aspetta, c'è il momento della firma. Io ho un fratello che non ha mai letto fumetti, potrete immaginare quanto siamo diversi. Ha sempre praticato sport e mai letto fumetti, è la cosa più lontana possibile da me. Ha saputo che avrei incontrato il sensei, mi ha mandato un messaggio con su scritto ti odio. Le uniche parole in quel messaggio erano ti odio. いえいえいえ、全然そういう感じじゃなくて、まあ一応。音のことがやっぱり昔から好きだったんですけれども、やっぱり絵を描く人たちの作家さんが、やっぱりその音は今も聞こえるから、本当に昔の自分に戻ったということは言ってあります。E tu non disegni? Qualche volta sì. No, adesso mi sembra lui dice, però io ti canta meglio. Anche io non sento nemmeno in mente. Vogliamo fare un'altra domanda l'ultima magari? Sì, vai tu Ale. Anche cercare una scritta se volete. Io volevo, l'ultima domanda ce l'ho, sai cosa? Vai prima tu, Paolo. Allora, Sensei, i cavalli sono un po' le bestie nere, scusate il gioco di parole, per tanti artisti. E non è facile rappresentarli in modo credibile l'anatomia poi di questi meravigliosi animali, anche perché se disegnando si sbaglia qualche muscoletto, ma il segreto è comunque rendere credibile anche quell'errore. E forse questa è anche la bellezza del disegno, dell'arte del disegno. Nelle sue tavole di Hokuto no Ken, quelle esposte in mostra, Rao sembra volare al galoppo di Re Nero, possente e muscolare. Quanto ama disegnare i cavalli o altri animali?
関してはフランク・フラゼットの影響をすごく受けてまして、高校の時に書店洋書屋さんで見つけて、フラゼットさんの絵の描き方を真似して描いてましたね。それで結構いろんな、人物もそうですけど影響をすごく受けて、絵描く時って難しいんですけど、実物見て描くよりも絵描きさんの上手な人がこう捉えた馬とか、人物とかのやっぱどこを切り取ったかっていうのが分かるんですよね。ここの美しいところを撮ったんだみたいな。だから僕はどっちかっていうと、人が描いたものの上手い人のやつを見て真似してみて自分なりに描いていくみたいなスタイルでやってますね。Per i cavalli, ma così come anche per i personaggi, ho sempre usato come grande punto di riferimento Frank Frazetta. Da quando ero giovane comunque avevo comprato uno dei suoi libri, e per quanto prima il sensei abbia detto che utilizza comunque degli attori, no? come referenze per i propri personaggi, invece per i cavalli tende ad usare invece dei disegni altrui, quindi di Frank Frazetta, dato che comunque il cavallo è difficile, no? Il cavallo non sai bene dove dov'è la giusta posizione, se quello è veramente un momento cool, quindi piuttosto che andare lui a ricercare le foto si è basato sui disegni di Frazetta, che aveva già preso il meglio del cavallo, aveva già preso il meglio di quell'animale e l'ha riportato nelle sue opere. Difatti aggiungo che, come dicevo, il disegno è un modo di tradurre la realtà a seconda dello stile dell'artista, del disegnatore. In effetti Frazetta, per chi non lo conoscesse, cercatelo su internet, tra le sue opere più famose aver dato un volto credibile a Conan il Barbaro. E in effetti tutto questo lo comprendo bene poi da disegnatore, perché effettivamente anche a me è capitato a volte di non ricercare delle reference in foto, ma di vedere come altri artisti avessero tradotto animali, paesaggi e colori stessi come tramonti, nevicate e tanto altro. Guardate questo momento, è molto bello, aggiunge dei dettagli con gli inchiostri, Sta spruzzando, vediamo un po'. il fude pen sopra gli inchiostri per dare un senso di un'aura, comunque un effetto particolare al disegno. Diciamo, sta usando una puntinatura utilizzando poi il pennarello, E questo era utilizzando l'astuccio come una sorta di grata su cui batte il pennarello, e quindi si creano questi puntini poi sul foglio. E questo era il modo in cui comunque disegnava gli schizzi di sangue in Hokuto-no-Ken. Utilizzando anche una sorta di aerografo molto primitivo. Io ricordo che all'inizio della mia carriera utilizzavo anche gli spazzolini per fare le stelle sui cieli stellati. Va bene? Sì. Aspettiamo. Eccolo qua. Allora è finito. La mia ultima domanda non è una domanda. Io penso, a nome di tutti, volevo dire soltanto una cosa al sensei di cuore, ed è grazie. Sono felice, grazie di cuore. Il sensei Tetsuhara.
Grazie ad Enrico, grazie a Paolo Barbieri, grazie a tutti voi.